Quest'anno ho realizzato un grandissimo sogno e sono volato in Giappone a fare una vacanza che è stata un viaggio straordinario. Sono andato lì con il mio partner e siamo riusciti a vedere la maggior parte delle città, diciamo, della Golden Route, quindi le città famose del Giappone, e mentre viaggiavo ho tenuto con me un junk journal che alla partenza era vuoto, senza nulla in copertina e senza nulla dentro, e ho attaccato in copertina vari sticker che trovavo lungo il percorso, e all'interno ho attaccato sia pezzi di materiali, di volantini, di packaging giapponesi, sia ho approfittato per fare qualche sketch e raccontare con qualche disegno il nostro viaggio, come se fosse un piccolo diario di tanti bei ricordi. Quindi questa è la copertina dello sketchbook, con appunto un po' di sticker dai combini o dai negozi o di quelli che si trovano sopra i washi tape, dal Nintendo Store di Osaka. Questo sono uno sticker che ho comprato, questo è di un'esposizione, washi tape, questo è di un caffè, e dietro principalmente sticker di washi tape che ho acquistato. Dunque, il primo giorno, dopo essere tecnicamente il secondo giorno, il primo giorno ci siamo spostati in aereo e siamo andati fino a Kanazawa e siamo andati a dormire perché era notte. Quindi tecnicamente il primo giorno ufficiale siamo andati in gita a Shirakawa-go, che è una cittadina patrimonio UNESCO famosa per queste case con i tetti in paglia. Quindi abbiamo visitato un paio di queste case museo, abbiamo mangiato dei soba con il tofu fritto buonissimi e abbiamo iniziato a innamorarci del Giappone e di tutte le sue forme. In giro per il Giappone ho realizzato spesso e volentieri questi timbri che sono caratteristici, ci sono in tutto il Giappone, nelle stazioni, in alcuni musei o punti di interesse, e il giorno 2 ne ho già iniziati a trovare perché siamo andati da Kanazawa fino a Hiroshima, e quindi questo era a Hiroshima mentre questo era a Miyajima, che tecnicamente è stato il giorno 3, ma quindi questa è Miyajima, questo è un ristorante. Eccoci qua. Quindi a Hiroshima abbiamo visitato il Museo della Pace, abbiamo visitato la città e le sue vie, abbiamo mangiato un udon buonissimo, che ancora non lo sapevo ma sarebbe stato il miglior udon della vacanza, e siamo andati a Miyajima a visitare il Floating Gate, il Mount Misen, abbiamo visto un airone carinissimo e i templi lì nei dintorni. È stata una gita davvero magica. Poi ci siamo spostati, sempre in treno, e siamo andati in una città meno visitata. Questo è il timbro del suo castello, che è Matsue. Abbiamo fatto una piccola tappa a Yasugi, dove abbiamo visto l'Adachi Museum of Art, che è un museo famoso per il giardino più bello del Giappone. Da tipo 20 anni è votato il giardino più bello del Giappone, e aveva delle mostre purtroppo non fotografabili, ma davvero davvero molto curate, molto molto belle. A Matsue abbiamo visitato il castello, che era incredibile, siamo andati lì all'ora del tramonto e c'erano tutti i aironi bianchi con i loro nidi su tutti gli alberi intorno al castello, quindi era davvero emozionante. E il giorno dopo siamo andati al Vogel Park, che è un parco che contiene diversi uccelli, pinguini e altre attrazioni in cui si può interagire con gli uccelli. È molto molto carino. Il giorno dopo abbiamo fatto la mattina a Himeji a visitare il castello di Himeji,
E il pomeriggio invece siamo andati a Kobe per visitare il Takenaka Carpentry Tool Museum, che è un museo specializzato in quelli che sono gli strumenti da carpenteria e falegnameria. È stato straordinario, penso il più bel museo che io abbia mai visto. Aveva tantissimi deliziosi dettagli, era proprio curato, ben tenuto, con un sacco di elementi interattivi, e ci siamo divertiti un sacco e abbiamo passato lì davvero un sacco di ore, ed è stato bellissimo, ci tornerei assolutamente. C'era persino una stanza in cui tenevano workshop, e quindi dovessi tornare andrei anche a fare un workshop lì molto volentieri. Ed era bellissimo. E questo invece sono del giorno successivo, quando siamo andati a Nara e abbiamo noleggiato la bicicletta che era con il nostro JR Pass, e con quella ci siamo spostati e abbiamo visitato un po' dei templi di Nara. E qui c'è il riassunto. Quindi abbiamo l'Image Castle, il Carpentry Tool Museum e poi la bicicletta a Nara con i suoi cervi. Questo è stato il giorno in cui ho capito che la Pocari Sweat avrebbe definito la mia vita e la mia vacanza, perché è stato la bibita che mi ha impedito di non andare in disidratazione completa. Siamo quindi arrivati a Osaka. Questo è il timbro di Osaka, è al contrario, per qualche ragione l'ho attaccato al contrario. Questo è il timbro del Tokyo Store, del Nintendo Store a Osaka, scusate. E lì abbiamo passato una mattina alternativa perché siamo andati al Nyanko Expo, cioè una fiera dell'artigianato dedicata ai gatti, dove tutti gli espositori avevano appunto materiali e creazioni a tema gatti. Ho fatto qualche acquisto e c'era una bellissima raccolta timbri in cui, se prendevi tutti e 4 i timbri, vincevi un adesivo, e questo è quello che ho vinto io, che ho messo in copertina del journal. Quindi qui ci sono un po' di biglietti da visita di espositori da cui ho fatto acquisti, e questo è stato un disegno che un espositore mi ha fatto sul sacchetto con l'acquisto, davvero davvero carino. E quindi i giorni successivi a Osaka in realtà sono stati molto tranquilli. Abbiamo girato la città, abbiamo visto cose, mangiato, fatto i nostri acquisti, i nostri primi acquisti. Abbiamo visto a Namba il tempio con la testa di leone, bellissimo onestamente, e abbiamo visto i tombini dell'Expo. Abbiamo iniziato a visitare un po' di art store e art supply, quindi questo proprio appunto a Namba tiene prodotti d'arte e cose a tema gatti, carinissimo, come Kawachi, che aveva alcuni dei prodotti che ho visto solo da Kawachi e non altrove, quindi è stato molto interessante. E il giorno dopo siamo andati ad Arashiyama, dove abbiamo visitato la foresta di bambù, il parco con le scimmie, le monk, molto belle, e il negozio di Miffy Bakery, priorità. E tornati in città a Kyoto abbiamo comprato il biglietto di Kyotography, che è una mostra, un festival in realtà di fotografia internazionale, in cui abbiamo preso le bici e abbiamo girato diverse mostre di fotografia. Quindi qui c'è appunto il Monkey Park con il suo timbro, e qui ci sono ancora un po' di pezzi di packaging di Miffy. Sempre a Kyoto abbiamo fatto la mattina in cui abbiamo visitato un po' dei templi della città, e siamo finalmente andati al negozio di lane Walnut Kyoto, molto molto bello. Ho comprato un solo filato, sono stato molto bravo. E qui ci sono un po' di leaflet, una blind box, ed ecco, questi sono lo sketchbook di quei giorni, quindi appunto le mostre di fotografia. Abbiamo preso una bicicletta anche per visitare queste, le monk. Mi piace un sacco questo disegno, l'espressione che ho dato a questa scimmia è molto fitting, e la lana che ho comprato, un po' di templi in giro.
Poi siamo andati a fare un paio di giorni nella natura e siamo andati a Nikko. Queste gru fatte ad origami ce le ha regalate la signora di un ristorante, super carino. Quindi qui abbiamo il timbro di Nikko Station e siamo andati a fare un'esperienza vicino al lago, nella foresta, in cui abbiamo fatto birdwatching con una guida locale e c'era un libretto per bambini che io ho preso che aveva posto per sticker di diversi centri di visitatori per la natura e tutti sticker da completare quando trovavi le cose, facevi le attività. E io li ho usati in maniera errata, ma il libretto era assolutamente bellissimo e quindi ne ho tenuto un po' di illustrazioni. Dopo Nikko siamo arrivati a Tokyo e lì finalmente, poiché abbiamo finito di fare i nostri giri più lunghi, i nostri giri più grandi in giro per la città, ho potuto fare acquisti senza dover pensare che poi avrei dovuto portarmeli sulle spalle. Quindi mi sono sentito di poter fare un po' più di acquisti, sebbene sia stato abbastanza moderato. E la maggior parte delle cose che ho acquistato sono appunto i washi tape che ho sbocciato sempre qui nel journal e appunto occupano poco spazio, quindi è andata bene. Però sì, siamo passati in alcune delle cartolerie più belle, siamo andati da Itoya, non la più bella, sono stato più un fan di Sekaido, il planetario di Tokyo, carinissimo. Abbiamo visitato un po' di negozi di cartoleria, di lana, di vinili, perché stavo cercando i vinili, ne ho trovati un paio, sono contenta. Ristoranti, Sekaido appunto, che secondo me è stata la cartoleria migliore di Tokyo. Ho trovato un sacco di cose molto interessanti, Sekaido da fuori, un po' di packaging. Qui ho comprato altri dei miei tombao di cui sono molto innamorato, e qui stavo sbocciando dei crayons, mentre qui ho tenuto un po' di mappe e fogli più grandi. Quindi abbiamo mappa, questo è un libretto del 10° anniversario di Amirisu, un owner in giapponese che ho tradotto con il cellulare su quando ti stai preparando ad adottare un gatto, la carta di Amirisu, la carta di Miffy Kitchen. Qui c'è Tokyo Vegan and Vegetarian Guide, utilissima e molto bella. La mappa di Nikko scritta a pennarello dal nostro host, che era simpaticissimo. Come giocare ad Hanafuda, le regole della Nintendo, Autoplay col Koi. Il biglietto, questo è il biglietto d'ingresso del museo, shapeato così, stupendo. E un altro paio di sacchetti e volantini alla fine del journal. Sono stato ovviamente molto bene in Giappone, ammetto di aver disegnato forse meno di quello che avrei voluto. La maggior parte dei disegni li ho realizzati la sera quando tornavo a casa o il giorno dopo, o alcuni proprio unendo più giorni in una singola pagina, proprio perché avevo poco tempo e poche energie per disegnare, essendo che stavamo in giro proprio dalla mattina alla sera cercando di fare più cose possibili. Però sono molto contento di alcuni di questi disegni, ovviamente tanti di questi sono dei meravigliosi ricordi, e alternare i disegni alla possibilità di fare junk journal, quindi attaccare cose sul quaderno, mi aiuta moltissimo, perché mi dà la serenità di dire ok, non devo per forza disegnare ogni cosa che voglio ricordare, un po' avrò il ricordo anche della cosa attaccata, e un po' invece posso provare a disegnare e concentrarmi su quello a cui tengo, che mi ha colpito di più. E come ho detto in altri video, assolutamente nulla deve essere perfetto. Io non ho studiato disegno, ma deve essere qualcosa che diverte fare e che piace risfogliare poi nel tempo, e che ricorda i momenti passati a fare determinate attività o a vedere determinate cose. Quindi credo sia una pratica assolutamente bellissima. Se anche non sai disegnare il junk journal, allora forse è quello che fa per te. e avere poi un ricordo del genere, cioè un quaderno di viaggio
unico perché racconta il tuo viaggio, quello che tu hai fatto in un posto, è bellissimo ed è qualcosa che spero di continuare a fare ancora e ancora nel tempo, e spero di tornare in Giappone perché mi sono assolutamente innamorato di questo paese. Edit Nene qui, tecnicamente il video è finito, ma ho dimenticato di dire una cosa importante, che mentre ero in Giappone ho pubblicato il mio primo pattern di uncinetto gratuito per realizzare Panama Vest, che è appunto una veste, è realizzata con questa lavorazione di basket weave. C'è il video tutorial qui su YouTube, ma ci sono le istruzioni scritte, il PDF scaricabile con tutte le foto dei passaggi e un po' di consigli su Ravelry. Quindi è stato un grandissimo traguardo che ho raggiunto mentre ero in viaggio. Ed è stato molto molto emozionante vedere come le persone hanno reagito a questo, e spero di vedere tante persone realizzare questa veste in versione invernale o anche in versione estiva, perché con un filato più leggero è fatta su misura, basta prendere le misure, quindi si può fare tranquillamente anche con adesso un filato più leggero per l'estate. Quindi ecco, spero che questo video vi sia piaciuto e trovate altri miei video sul canale. E niente, seguitemi sui social per avere altre news e update su di me, e ci vediamo al prossimo video.